Ciao Monica, siamo qui con Sole. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sole si sta limando le unghie. È in uno stato d'animo che oscilla tra l'annoiato e il confuso. E vedo che accade un qualcosa, tipo che Cosa? arrivano delle luci multicolori. Mhm. Abduction? Mhm, sì. Perché ti mostra questa scena? Perché lei ha iniziato ad intuire una parte di questo. Quindi alcuni aspetti già lei li ha colti. Ed è come se mi completasse il quadro. Ti dà l'autorizzazione? Eh sì, dicendo proprio voglio capire tutto e uscire da tutto questo. Bene. Oltre a voler capire tutto, occorre anche lavorare sforzandosi in una direzione che a volte non è comoda. Sì, Vibrazione. 15, Mm. Consapevolezza. 172, Anima. 43, Vite. no, 997, Cervello. 10.4, Suscettibilità ipnotica. 48, Vite. Scusa, 3D. Vite. eh, 47, Vivacità animica. 80, Ok, i valori sono solidi, tranne forse la suscettibilità ipnotica e un po' tanta 3D dopo 2 o 3 sessioni di sole. La vibrazione è più che solida. Questo nuovo viaggio, questo nuovo progetto, come si chiama? in bilico. Sembra proprio sospesa, proprio su una fune. Sotto c'è il vuoto e lei è come in questo stato di sospensione, non sa esattamente che cosa c'è davanti, perché vedo tutta nebbia e oltretutto considera che lei sta camminando su questa fune sospesa nel vuoto. Eteriche. No, non c'è molto. C'è uno squalo del secondo universo che un po' rappresenta tutta una serie di circostanze in cui lei sta, per cui diciamo che c'è questo fenomeno quasi di cannibalismo, no? Quindi una serie di approfittatori, proprio una serie di squali intorno a sé, e quindi ha creato un'entità del secondo universo di questo tipo. Poi ci sono degli alieni, tipo che sono mutaforme e che assumono anche appunto le sembianze di quelli che lei ha visto come uomini del tempo. Mm, perché in verità potrebbe anche essere che talvolta questi uomini del tempo siano degli alieni, ok? O forse non c'è distinzione fra... Quindi il terzo sogno che fece con gli uomini del tempo è questo. Ha visto questa entità. Sì, ma anche quelli che lei ha visto fare qualcosa sul corpo del suo ex. Che sono gli stessi. Cioè sono gli stessi, hanno delle funzioni magari diverse, però fondamentalmente hanno la capacità, mh,
cioè, in quello che io sto vedendo, che in alcuni casi gli uomini del tempo alla fine sono alieni, che hanno la capacità di intervenire sulle linee temporali e Mhm. per meglio farlo, fanno anche proprio delle abduction. Mhm. Perché nel caso specifico di Sole ho visto che le fanno come delle specie, chiamiamole così, di elettrostimolazioni, un po' verso il cuore, un po' verso il fegato, come per vedere se stimolando certi organi possono esserci dei risultati anche emotivi. Quindi agendo sul cuore, vedere se riescono a indirizzare i propri sentimenti, quindi proprio la sfera sentimentale di Sole in una direzione. E per quanto riguarda il fegato, vedere se riescono a incidere sul suo coraggio sempre appunto di prendere decisioni. Vabbè, che gli uomini del tempo fossero degli alieni non stupisce nessuno, anzi probabilmente mh, era anche quasi sottinteso. Poi c'erano No, no. 2 DL, mentali. sono due. Una si chiama Aspetta e spera. Perché di fatto, anche se Sole prova a fare varie esperienze, è ferma, cioè di fatto rimane in quella che è la sua zona di comfort, cioè ovvio che vista dall'esterno tanto comfort non è, nel senso che è fatta di tante scomodità, però è quella zona che a lei è conosciuta. Quindi rimane sempre in quella cerchia lì di esperienze e di persone che Mhm. gravitano nella sua vita. Mm? Quindi che cosa accade? Che di fatto non riesce a effettuare delle trasformazioni, no, nella vita, perché è come in una strana situazione di attesa. Mhm. Mm? Livello? Direi 3. E l'altra me lo dà come specchio liquido. Mi fa vedere che, ovviamente da un punto di vista metaforico, quando lei si specchia, quando lei prova a conoscersi, a guardarsi dentro, ha a che fare non con uno specchio in cui può vedere chiaramente la propria immagine, la propria sole, se stessa, no? Ma è uno specchio costituito quasi da un liquido denso e in qualche modo è come se fosse artefatta la sua immagine. Quindi lei non riesce a vedersi chiaramente e le rimane questo senso proprio sia di afflizione che di confusione. Si deforma come se fossero delle lievi onde. Esatto. Livello? Secondo me 3 e 4. Ha degli impianti. Io ne vedo due. Uno che è l'impianto mentale e sembra un lazzo. Quindi lei come proprio si sente preda in un certo senso, no? All'interno di una trappola mentale, perché lei capisce, che la trappola è tutta mentale, però non sa come liberarsene. E l'altro è un po' particolare perché mi fa vedere come se in eterico i suoi canini fossero allungati a mo' di vampiro. Ed è quello che crea uno strano legame, un po' di insofferenza tra lei e la propria terra di origine. E basta. Basta. Ci sono abduction. Sì, io dico proprio di sì. E infatti, motivo anche per cui lei è andata a ricercare questi funghi psicotropi, no? È per agevolare questa abduction. Cioè, chiaro che lei non è che sapeva, no? Che andava a facilitare l'abduction, però di Pri- fatto è stato così. Dopo l'ultima sessione e prima dei funghi ce ne sono state altre?
Secondo me, quando lei ha avuto quell'incontro finale con il suo ex, lì si è proprio realizzato perché così doveva essere, no? Quella era una data veramente molto importante esotericamente parlando. Stiamo parlando dell'8 aprile di quest'anno, no? Del L'eclissi. 2020. Esatto. Quindi molto importante perché si doveva proprio creare, e anche lì il CERN ha fatto dei lavori, no? È stato riattivato proprio in occasione, no, di questa data. Si dovevano proprio creare le condizioni per il permanere il più possibile all'interno di un certo dominio. E per far questo ovviamente bisognava intervenire da un punto di vista spazio-temporale. Cercare di realizzare una certa linea temporale anziché un'altra, per quelle che sono le forze oscure che vogliono continuare a dominare, ok? Quindi questo uomo che è il suo ex, che in realtà io vedo già da lungo tempo appartenere a un certo tipo di fratellanza esoterica, si è reso disponibile per un rito molto importante, che gli ha concesso poi tra l'altro un'ulteriore promozione sua. Nella Poi massoneria o sul sì, lavoro. sì, va di pari passo la cosa. Mm. Solo che poi lui non è che ha proprio portato a termine la cosa, perché teoricamente lui avrebbe dovuto tenere con sé anche Sole, e Mm. invece Sole ha scelto di dissociarsi. Quindi in questa notte così particolare da un punto di vista esoterico, si è realizzato questo rito, ma è un rito abduction. Non è stato l'unico, cioè così come quest'uomo l'ha realizzato, tantissimi altri uomini in tutto il mondo hanno fatto cose analoghe. Perché proprio noi ci dobbiamo mettere in testa che il CERN sì può fare tutto quello che vuole, no, da un punto di vista fisico, ma siamo solamente noi esseri umani che possiamo far sì che le linee temporali cambino. E infatti tanti uomini hanno fatto similari eh, rituali in quella notte per poter rafforzare alcune linee temporali. Ehm, quindi in realtà sono dei momenti molto densi in cui partecipano gli esseri umani che con la potenza, no, della loro anima sono in grado effettivamente di trasformare la realtà. In più, tutto questo viene agevolato da certi alieni che agevolano, diciamo così, l'apertura di certi portali spazio-temporali. Sono stata confusa? No, è un bel casino molto chiaro però. Va bene, chiamiamo l'ex ed il compagno di Sole nel cinema. Però l'ex non lo vedo star tanto bene, perché viene con tipo delle compresse, come se adesso gli servissero per sedare alcuni stati d'ansia, c'è qualcosa che non va. Beh, facciamo i curiosoni. Da che anno è entrato in massoneria? Non so quanti anni abbia quest'uomo, però a me viene, non so, però adesso non so se mi sta confondendo per un'altra eclissi, perché mi dice 1999. Può essere, sì. Ehm, Scusa Sole, l'attività sua economica è sua, di proprietà sua? No, però lui è alto in carriera lì. Ok. No, vabbè, non è sua come marchio, però lui è il direttore. È il direttore, ok. Il giorno prima della- dell'eclissi c'è stata una gita e loro hanno fatto 3 selfie. Li ha fatti Sole, in uno lui è dietro di lei, nel secondo è accanto, nel terzo è davanti, leggermente davanti, a fianco. Sempre da più indietro al suo livello. Perché? È E come se lui non fosse da solo.
Cioè lui, per come lo vedo io, no? Da quando ha iniziato a fare la sua scalata da quadro dirigente, ok? Ha accettato, diciamo così, una sorta di, chiamiamola coabitazione, cioè di ospitare altre entità. È come se questa foto, le foto sono molto interessanti, perché spesso rivelano il piano energetico sottile, Mhm. ok? Ed è come se gli facesse vedere che non c'è più unità, non c'è più, non so come dirti, lui non è più padrone di se stesso. Le foto rubano l'anima? No, questo non. Le foto, possono essere usate, e lo sono state in questo caso, per dei riti? Ehm, sì, nel senso che poi, mm, mm, cioè, per quello che vedo io, no, sono poi utili, non so come dirti, come fissare, come potenziare ulteriormente nei momenti successivi, come una specie di energia di richiamo, di rinnovo. In questo caso cosa è stato fatto l'8 aprile? In virtù, cioè con i 3 scatti del 7. Non lo so, è come se lui, mm, tutti lo devono fare, gli scatti del prima e del dopo, per vedere, la trasformazione che c'è stata, appena prima del rituale e poi successivamente dal rituale. Mm, mm, come dire, dopo questo tu non sarai più lo stesso. Anche se, ripeto, lui in realtà aveva già iniziato a non essere più lo stesso. E lei? Solo che è come una data decisiva, ancora più importante. Qual è la E causa lei, esoterica del fatto che dopo questo 8 aprile lei, che lavorava nell'attività di lui, inizia a non stare bene, ma l'attività vola? Quando finalmente si decide ad andarsene, lei inizia a stare bene e l'attività inizia a sprofondare. sì, sai, la coppia, noi ci siamo sempre tanto soffermati, no? Sulla coppia, sulle fiamme, eccetera. Le forze oscure lo sanno che è molto importante. Quindi nel momento in cui c'è stato, tra virgolette, il contratto dove questo ex si è proposto, no, all'interno di questa sua fratellanza, gli hanno detto che ovviamente doveva avere una partner, ok? E lui ha designato Sole come sua partner. mm? Però questa partner deve continuare a rimanere legata, cioè la coppia deve continuare a perdurare. Certo. Facciamoci caso che spesso le coppie sono di lunghissima durata, le coppie, quelle importanti, hanno una certa solidità, continuano negli anni. Adesso non so, mi è arrivata la coppia, oh mamma mia, come si chiama questa strega? Beyoncé. Mhm. E Mm? Jay-Z. Mhm. Esatto. È una coppia che va avanti da tantissimo tempo, non certo per amore, non certo perché sono amici, non c'entra niente, ma perché si deve proprio realizzare la potenza della coppia per ottenere certi risultati. Mhm. Solo che cosa ha fatto? Grazie alla sua anima, che ovviamente è un'anima piuttosto sveglia, ha detto a un certo punto no, questa cosa non fa per me. L'ho sperimentata, l'ho toccata, però adesso io ne voglio uscire. Quindi che Mhm. cosa succede? Che in qualche modo quello che era il patto
che teoricamente questo ex aveva stretto con la fratellanza è saltato. Quindi effettivamente quando lei è uscita, poi l'attività è di nuovo calata e tutti i colleghi, ex colleghi a questo punto, no, di Sole, e che quindi lavorano per questo uomo, hanno iniziato a stare male perché è andato via l'assetto, l'equilibrio. Perché l'equilibrio e quindi il patto rimaneva fermo e solido nel momento in cui la coppia rimaneva unita. Mm. Quindi Sole ha in qualche modo spezzato questo, ma non del tutto. E infatti lei, pur non sentendolo più, né telefonicamente né con messaggi così, si sente ancora legata. Perché non è avvenuta completamente la rottura, questa specie di, io lo vedo come una specie di, non so come dirti, sono dei filamenti luminosissimi che legano loro sulla base proprio di questo patto eterico, ma esoterico più che altro. Dove arrivano i filamenti a Sole? In che parte del suo corpo energetico? Vedo un po' tutto il tronco. Davanti? Sì. Mm. Una ragnatela? Sì, sì, infatti è più come se fosse un qualcosa di viscerale, da cui appunto lei non riesce a scollegarsi, no? Non è neanche ragionata questa roba. Infatti vedo che si collega alle parti proprio più sì, viscerali, perché la vedo che si collega sia alla zona intima, sia proprio allo stomaco, all'intestino. Mm. Chiamiamo Beyoncé e Jay-Z nel cinema, così partecipano anche loro. Loro hanno tanti filamenti, sì, 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 certo. neri. L'era E di Beyoncé, grafene, proprio il grafene, grafene che cola nero. e l'era di Jay-Z e Beyoncé è finita? Non ancora. L'ex aiutante di Beyoncé che anni fa si licenziò e disse alla stampa che quella era una strega che faceva i riti e tutti le risero dietro. Aveva ragione? Come? Che fine ha fatto questa qua? Almeno etericamente parlando. Un incidente d'auto? Perché io ne vedo la lapide. E va bene. Se è veramente morta, bene. Se non è morta, hanno messo un clone al suo posto. È una sosia. Va bene, Monica, causa esoterica dei processi che tra il compagno di Sole e Sole sono fioriti in questa epoca e che stanno andando, sono tutti e tre molto, molto inspiegabili, mossi da due ex amici contro di loro e un ex cliente contro di loro, molto ingiusti e gestiti dal loro personale avvocato che non fa i loro interessi e pare essere massone. Non so su quali basi è stato sospettato questo. Ehm, allora, dunque, mm, sarebbe da fare un discorso a parte per il compagno di Sole, perché vedo che ha dei punti che lo collegano con Sole, ma ha un'altra storia.
Cioè, io penso che questo uomo sia stato tradito molte volte, a partire dalla madre. La madre proprio l'ha tradito e abbandonato, mi viene, ok? Ed è come se lui non riuscisse a svincolarsi da questo patto di fedeltà fatto con la propria famiglia. In qualche modo, anche Sole ha un patto di fedeltà molto doloroso con i propri componenti familiari, no? Femminili. Mm? Però lei stessa è andata verso il tradimento. Mm? Mm-mm. Facendo così è come se avesse rinforzato questo patto che va avanti un po' per inerzia, continua ad essere alimentato dall'energia del tradimento. Per cui accade che se tu sei dentro l'energia del tradimento, nel senso che o tradisci o ti senti proprio continuamente tradito, adesso io parlo del compagno di Sole, perché lui si sente proprio, è nel ruolo un po' della vittima, mi fa vedere proprio che risale alla sua infanzia, ok? Però di fatto tu stai macerando dentro l'energia del tradimento e questo fa sì che tu attiri dei traditori. Certo. Bisogna spezzare, trasformare questa energia da tradimento in fiducia. E allora cambiano anche le situazioni esterne. Però il compagno di Sole deve proprio fare un lavoro su di sé, anche di accettare di vedere alcune parti della propria vita, togliendosi di dosso proprio queste, un po' anche un ruolo di vittima, ok? Perché sennò lui continua a subire. Quindi in qualche modo predicare bene e razzolare male, in qualche modo è una questione sempre di energie, Sì, quindi esattamente. chi la fa l'aspetti, ok. Era abbastanza prevedibile, era abbastanza comprensibile. Queste regole non le abbiamo inventate noi, le analizziamo da decine, centinaia, anzi centinaia di sessioni e possiamo dire che il meccanismo ormai funziona così, l'abbiamo capito. Ok. Chi sono i Men in Black del sogno? Io li ho visti così, questi alieni mutaforme che hanno preso proprio le sembianze di, chiamiamoli agenti governativi, in questo caso sembrano proprio quasi due agenti della CIA, che si parlano attraverso questa microfonino, attraverso questa ricetrasmittente e effettivamente cercano di cambiare le linee temporali, però le linee temporali chi le cambia? Sono gli alieni alla fine e noi. Mm-mm. Quindi i Men in Black, uomini del tempo, dei sogni di Sole sono gli stessi. Alla fine, secondo me, sì. E addirittura anche quelli che fanno delle cose sull'ex sono gli stessi. Sì, sì, sì. Sono 4 i sogni, abbiamo visti 3. Il quarto, l'ex, che è molto grande nel sogno, le fa male a un braccio, non ricordiamo quale, più o meno la zona del braccio, quindi dal gomito alla spalla, e questo dolore è fisico. Lei lo prova nella realtà, probabilmente si è svegliata con questo dolore, giusto? Questo sogno lei l'ha fatto dopo, quando c'è già stato il distacco, vero? Sì, sì. Perché come mi fa vedere che lui se la vuole riprendere, perché lei deve stare in coppia con lui a tutti i costi, perché questo rientra nel patto che lui ha fatto con la sua fratellanza. Non esiste che lei si sottragga a questa coppia, quindi lui proprio è come se la stesse strattonando, la stesse ripigliando, no? Le afferra l'avambraccio per riportarla a sé. Tu vedi, Monica, il rito, cioè il rito, il nome della compagine massonica?
me è la Rosa Rossa. Non so se la Rosa Rossa o la Croce d'Oro, perché adesso mi fa vedere, sai che forse la Croce d'Oro, perché mi ha fatto vedere, adesso non lo diciamo, però il nome della catena di questo centro Mhm, commerciale mhm, è oro, color oro. mhm, mhm. Ok. Monica, vorrei tornare un attimo sul concetto di foto e di specchio che riguardano Sole. Ehm, Queste foto sono servite per fare delle cose su di lei? Perché allora, la foto è di fatto uno specchio frizzato, una foto di se stessi ovviamente, di un selfie. E prima abbiamo visto uno specchio che la deforma. Io collego le due cose, sbaglio? È che non riesco a capire, non è semplice, magari poi nel tempo lo capirò meglio, in che modo, diciamo così, gli alieni riescono a interferirci attraverso la tecnologia. Mhm, Quindi è importante che la foto venga fatta con il telefono, ok? mhm, Non con una fotocamera normale. mhm. Ok? Perché non riesco a capire in che modo vedo una specie poi di commistione, di fusione. Non so come spiegarti. Cioè, quindi se uno ha un profilo Instagram con centinaia, se non migliaia di foto di se stesso, è pesantemente fottuto rispetto a uno che non ha Instagram. Allora, io ne faccio sia un discorso proprio di dispositivo tecnologico telefono, Mhm, sia anche la piattaforma, queste piattaforme qui, perché le piattaforme in realtà, cioè, sono realizzate per quello, cioè non ce n'è mhm. un'altra ragione, eh. Noi crediamo che sia intrattenimento, crediamo che sia marketing o business. Quello è per la parte più bassa della piramide. Mhm. In realtà gli scopi sono quelli di tenerci legati a certe energie, 3D pura. assolutamente. Quindi è stata usata sta foto, queste tre foto sono state usate o no? Sono state stampate? Praticamente era, non so come spiegarti, perché in realtà, devo essere sincera, non l'ho capito così a fondo, però è come se il telefono, adesso io non so se ehm, Sole. in quanto telefono, il telefono era di lui o di lei? Di lei, di lei. Perché c'è come una possibilità da parte degli alieni attraverso la tecnologia in cui c'è internet, ok? Di creare, di inserirsi. Non so spiegare meglio. Sole, tu gliele hai mandate queste foto poi? Il giorno stesso, il momento stesso. Ah, quindi lui le aveva. No, no, ma che gli alieni facciano questo e quell'altro, con le foto ci sta. Ma io voglio capire lui, perché insomma, in alcuni riti, e massoneria e i riti sono la stessa cosa, serve la foto del soggetto. In questo caso non è tanto una fattura fatta su Sole, quanto Sole, Bambi sacrificale, agnello sacrificale, per far andare avanti l'azienda. In quella serie televisiva iper esoterica che prende nome American Horror Story, nella stagione 3, mi sembra, sulle streghe, Coven, vengono mostrati al popolo riti veri e propri e molto ben documentati, sempre piratati per entertainment. E in uno di questi la principale strega bianca, no bianca, bianca di pelle, ma nera di animo, e la principale strega nera di pelle, quindi voodoo, si alleano e vanno a mandare in rovina un'azienda di diverse centinaia di milioni di dollari, facendo un rito e rivolgendosi all'entità Ecate. E utilizzano una foto di lui, che era il CEO dell'azienda, dove la spillonano, la bruciano, non mi ricordo.
la usano questa foto. È stato fatto la stessa cosa? Le foto sono state stampate? No. No, qua serviva il consenso di Sole. Il fatto che sia lei a scattare questo selfie, in questo selfie è presente lei e lui e lo scatta lei sta dando il consenso a partecipare a questo rito in cui la vede in coppia e quindi ci sono tutti i crismi necessari perché il rito funzioni. Serviva questo consenso come fosse una firma. Ok. E perché alcune tribù africane o dell'Amazzonia non vogliono essere fotografate perché sennò mi rubate l'anima? Ecco, lo dicono così in maniera rudimentale, no? Però sanno proprio di questa specie di ulteriore interferenza aliena nel momento in cui c'è la foto. Però non te lo so spiegare da un punto di vista fisico che cosa si innesca, per cui l'intervento dell'alieno è maggiore quando viene fatta la foto. Va bene. Causa esoterica dei problemi alla tiroide. Questo io penso che lei lo sappia, è legato proprio alla sua linea femminile di discendenza. La madre e la nonna materna. Mhm. Ci sono veramente state delle comunicazioni sbagliate fra di loro. Eh, lei soffre di ipertiroidismo, Non lo sa. immagino. Iper o ipo? Iper forse. Mm. Perché ipo di solito gli occhi sono visibili, no? Comprensibile. E tua mamma è viva, Sole? Tua nonna materna? No. L'abbiamo già chiamata in passato? Ma chiamiamola. Intanto la chiamiamo davanti al portale Aureo insieme a eventuale presenza sul posto attuale di lavoro di Sole. A proposito del posto di lavoro di Sole, mi viene come una specie di armadio, sembra, no? È un armadio, sembra, sai, di quelli di ferro, insomma, da deposito. Mm? Ed effettivamente direi che è una persona che ha lavorato lì, che ha avuto anche, è come se avesse avuto degli screzi pesanti con alcuni colleghi. E, cioè, mi viene così, cioè che praticamente non è che fosse uno stinco di santo, questa persona, ha fatto anche lui delle scorrettezze, mh? Solo che poi è accaduto che tutta la colpa è stata riversata su di lui, mentre in realtà c'era un gruppo di persone coinvolte, però lui è stato il capro espiatorio. E Va quindi bene. adesso è come se chiedesse in un certo senso, non so, giustizia, equilibrio. A chi? A noi? Ai colleghi dell'epoca? Ehm, mm, poi Mm. Vuoi vede. andare a vedere come si sta nel portale Aureo? Se questa è la visione che c'è anche lì, cioè se avrà la stessa visione anche lì. Mhm.
No, non va. Non lo vedo pacificato, cioè è come se fosse tormentato, ecco, da questo senso di ingiustizia. Posso capirlo, ma non gli stiamo chiedendo dei soldi, gli stiamo chiedendo di andare a vedere un posto e poi di tornare indietro. Sente effettivamente che c'è una differenza profonda tra il proprio sentire e ciò che c'è qua dentro. Mm, Ed è come se stesse anche ma lui in bilico. non ci va dentro, No, non secondo me ancora, no, non ancora. non è il momento. Allora, è vero che lo sentono non solo Sole, ma anche le altre colleghe. Però è come se mi dicesse che Sole, nel momento in cui porta giustizia nella propria vita, è come se lui potesse ricevere un balsamo lenitivo. Va bene, io rispetto tutti e tutti, tutto e tutti, però adesso suono una fortissima campanella, come quella alla fine della lezione. Nel caso mio è una campanella sveglia sveglia. A tutti i disincarnati bloccati, a tutti gli incarnati bloccati che mi dicono ognuno ha i suoi tempi, non è il momento. Sveglia, sveglia, la campanella significa che il tempo è scaduto, o molto probabilmente scadrà tra non molto. Sveglia, sveglia, ognuno ha i suoi tempi, attenti a non rifugiarvi dietro a questa frase e a passare il tempo a cincischiare e a pettinare le bambole e a fare la tela di giorno e disfarla di notte e a pensare, ah, domani sarà meglio, adesso non è il momento, adesso non è il momento. Prima bisogna affrontare questa spesa inutile e poi in domani, ma adesso non è il momento. Poi c'è quest'altra spesa inutile, poi c'è questa gonna nuova da comprare, ma adesso non è il momento. Ognuno faccia quello che vuole. La mia campanella però è bella penetrante. Drin! Ed è l'ultima. Il collega cosa fa? Ehm, Era in una dimensione proprio materica perché è come se volesse anche vedere loro che mangiano, Ehm, ma ancora un po' attratto quasi dal cibo, sai, no? Da questi momenti qua. Ed è come se si rendesse conto che lui non è più materia. Va a mettere sta testa dentro il portale aureo o no? Sì, sì, Torna sì. indietro? Sente la leggerezza di essere spirito e anima. Torna indietro? Io dico che è possibile che lo sentiranno ancora qualche volta, ma forse meno. Ok, quindi non torna indietro. Non torna indietro inteso, scusami. Dal portale aureo alla dimensione non so dove sono arrabbiato. Ehm, è- ha fatto uno step ulteriore ancora, mm? Però Mm, non lo sento ancora totalmente risolto, pacificato. mm. Mi ha fatto vedere che è passato dall'arancione al rosa. Va bene, nonna materna. Non so come mai mi mostra un muro fatto di calce, di mattoni. Eh, non so, non so, una casa popolare sembra. Eh,
un po' di... c'è qualcosa di misero che si porta dietro. E poi mi fa vedere come se avesse una benda sugli occhi. Probabilmente anche lei non ha voluto, non ha accettato di vedere delle cose. E mandiamo nel portale. Sì, vedo che la benda cade a terra. È giunto il momento di vedere. Mm. Vedo solamente un sorriso. È dentro? È dentro. Beh, messaggio alla nipote e alla figlia, da lì. A Sole dice, è il momento di sorridere, è il momento di sudare, è il momento della tua autenticità. Alla mamma di Sole mi fa vedere tipo che uccello è questo? Un cardellino, un uccellino molto carino, insomma, no? È come se lei dicesse cinguetta, come se volesse quasi che cantasse melodiosamente. La salutiamo. E chiudiamo il portale aureo. Sì. Causa esoterica monica del polipo al colon. Mm. Questi qua sono proprio questi filamenti che collegano lei all'EZ, mm? Eh, che diciamo che da quando loro hanno iniziato a frequentarsi, quindi comunque tempo addietro, avevano iniziato a svilupparsi. Cisti ovariche. Questo però me lo dà invece legata a sua mamma e lei come mamma, cioè che lei non è mamma, no? Lei ha all'eventualità di essere mamma. Ehm, c'è proprio un vissuto di sofferenza come figlia e cioè sia legato alla figura della madre, del ruolo di madre, sia legato anche al ruolo di figlia. Quindi il rifiuto della maternità è collegato. E il calo della libido? Ehm, allora mi fa vedere come se è lei che ha in mano uno scalpellino per forgiare il legno, invece teoricamente sarebbe il compagno, no? Che è in grado di lavorare il legno, no? Però mi fa vedere questo, come se lei in qualche modo volesse qualche cosa, mm? E prova a forgiarlo e vorrebbe che il compagno fosse questa cosa qui, ok? Però sa, ehm, allo stesso tempo, che mentre forgiava questo pezzo di legno ha fatto diverse interruzioni e oltretutto sta forgiando un qualcosa che non può essere forgiato da lei. Mm? Quindi è come se la sua mancanza di libido le facesse proprio vedere l'errore in cui lei è immersa. Sembra un po' come i processi che non vanno bene Eh sì, e eh che sì, sono ingiusti alla base. sì. Va bene, guardandosi le sue foto di Facebook qualche tempo fa, nota una di quelle foto che sono il risultato di quei test stupidi che però lei pensa di non aver mai fatto. Vede la foto di una lapide con il suo nome e cognome sopra, la sua vera data di nascita
e data di morte con scritto sotto incidente stradale 2026 e non riconosce la foto e non l'ha fatto lei, non l'ha messa, è il suo profilo faccia libro. Questo di recente proprio, Sì, perché mi viene proprio come una specie di, chiamiamola avvertimento, chiamiamola minaccia, chiamiamola ritorsione, per il fatto che lei si è sottratta. Ok? Quindi l'ex massone. sì, 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 sono tutte delle misure che vengono prese per bersagliarci, ok? In questo caso Sole è come se fosse in tutti i modi ehm, colpita al fine di fare un passo indietro e di tornare a ricreare la coppia. Anche perché questo ex ha detto alla fratellanza che ci sarebbe stato un matrimonio. Mm? Perché tu devi essere mia, altrimenti c'è la morte. Mm, Ex che ha fatto anche altri casini perché invece di mantenere le promesse se n'è andato anche con altre. ma, Quello fa parte ma dell'essere massone. assolutamente, cioè nel senso che anche tutte queste coppie che abbiamo detto, no? Per esempio questa di Jay-Z e di Beyoncé, cioè sono costellate da tradimenti. Mhm. Non è una coppia fedele, è quella delle energie oscure, anzi, ci deve essere sempre il dolore, ci devono essere sempre dei sentimenti pesanti, negativi, a bassa frequenza. Secondo me questi vanno avanti a orge. Sì, certo. Minimo orge, scambisti, scambismo, robe così, minimo. Chiamare le coppie mi fa fare una grande risata forte come la mia campanella. E i funghi, Monica? Funghetto allucinogeno. Per trovare un modo per cercare dentro se stessa una soluzione, si mangia un funghetto. Che succede? Cioè, vai a vedermi proprio esotericamente cosa è successo. Dunque, ci sono questi alieni che è come se alzassero il livello dell'entità mentale specchio liquido. Mm? Quindi è come se a lei aumentasse il desiderio di fare un viaggio dentro se stessa, di attraversare se stessa in un processo di autoconoscenza e la spingono verso i canini, no? I suoi canini da vampiro, chiamiamoli così, quindi la spingono verso la sua terra, con cui lei ha un legame molto conflittuale. mm? E infatti lei è da lì che attinge questi funghi, ma ritorna alla base attuale, mm? Anche perché poi lei la sua vita la struttura qui, non nel suo paese d'origine. In Europa. Mhm. Esatto. Qua lei consuma questi funghi e effettivamente fa un viaggio molto multicolor, psichedelico anche come ho visto io all'inizio, in cui ci sono tanti colori, tante luci. Ehm, è vero, lei entra in questo tunnel che da buio nero diventa poi multicolor e entra dentro una falsa sé. Sole, quello che Perché vede Monica, non quello che hai visto tu. sì, Mhm. è una falsa sé, non è la vera Sole. Quindi inizia a percepire delle cose che sono pilotate. Quindi ciò su cui si vuol far leva è soprattutto la sua sofferenza, il suo patto di fedeltà familiare, ok? Quindi tutta la sofferenza sua, della sua famiglia e la sofferenza
del compagno, che ha una tipologia, diciamo così, di dolore anche un po' simile. Vede Ok? tutto nero, quindi hai visto il senso di questa visione. Senti Monica, ma il funghetto può essere una soluzione in alcuni casi, in generale, per di introspezione? Perché alcuni ayahuasca, funghetti psichedelici, li difendono a spada tratta. Io per non saperne leggere né scrivere, sinceramente lo vedo così, una roulette con una pallina che gira, mi può anche andare bene, ma probabilmente non mi andrà tanto bene. Possibilità di controllo quasi nulla, un po' come un monopattino. Il monopattino, non so se l'avete mai guidato, elettrico, sei affidato al caso. Il fato deciderà delle tue sorti. Se attraversa un cane o un bambino, lo metti sotto, cadi, ti distruggi il bambino, il cane. Non c'è nessun vero controllo, con dei frenini, delle ruotine, delle possibilità di scarto ridotte, dell'ostacolo ridotte, velocità, vabbè. È una pericolosa scorciatoia, nel senso che è vero che fa arrivare qualcosa in maniera molto veloce, Mhm. però è anche molto pericolosa proprio perché in realtà ti immergi spesso in un inganno. Tu lo faresti, Monica, con le tue spalle larghe? Mm, assolutamente no. Perché non ti serve. Mm, cioè, non so come dirti, io lo posso fare da me, questo viaggio, senza bisogno che sia alterato, ingannato o manipolato. Da un mezzo chimico. Sì, Forse è proprio questa la risposta. anche perché il punto è che tu in quel momento è come se perdessi in parte il controllo. E quando perdi in parte il controllo, questa è l'occasione ideale per qualunque tipo di entità, per subentrare e per pilotarti, per direzionarti laddove vogliono loro. Cioè l'anima lo sa, lo puoi fare da solo, ma ti mette nella matrix imperfetta, duale, la possibilità di farlo a forte rischio o quasi certa fregatura, l'alternativa chimica, Certo. proprio per permetterti di scegliere. Lo fai da te con anni di sacrifici, di consapevolezza, di esercizi e di fatica, o vado dalla signora che mi dà il funghetto e dico, oh bro, ho fatto il viaggio. Bene, io ne ho capito tutto di questa sessione. Ora andiamo al cluster e all'avatar insieme al Sole, che ormai sa farlo perfettamente. Cancelliamo la lavagna col suo cancellino e buttiamo tutto, avatar e contratti, che mi interessa relativamente sapere come sono fatti, ma se me lo vuoi dire dimmelo, e in un Sono portale delle braci. definitivo. Beh, buttiamo tutto, buttato tutto? Mm. Bene. Impianti eteriche e mentali ci sono ancora? No. Beh, Voglio solo dirti questa cosa che mi fa vedere come i suoi ad eternum lei li crea con l'odore, cioè come se spruzzasse un profumo. E da questo profumo che è evocativo, che comunque è energia, e lei genera l'ad eternum. io invece vorrei dire che questa fase, che ormai eseguiamo velocemente, non è per niente scontata, non la riesce a fare nessuno, è oro colato, è una pulizia energetica totale e profonda, che spesso, visto che la sentite continuamente nei video, viene sottovalutata. Non sottovalutatela, perché così, con le mentali e le eteriche, gli impianti e l'avatar non lo fa nessuno. Non la sottovalutate e continuate pure a rimandare. Nuova vibrazione, 330, consapevolezza, 198, PS, 53,
Ite, Più o meno uguali. 991 forse. cervello, ne ha tolte 6. 10,7. Suscettibilità ipnotica, 65. ok. Questo potrebbe essere il suo funghetto. Un viaggio da sola, Certo. 3D, 21. buono, molto buono. Più è basso il 3D e meglio è. È bello risicatello 21, eh. Vivacità animica, 85. bene. Cosa dice Sole al suo ex del cinema? Io ho stracciato quel patto. Ho reciso i fili che ci legano. Ho compreso. Addio. Al fidanzato, al compagno. Vedo che lo abbraccia e piangono entrambi. Non si dicono nulla? No. La fiamma di Sole esiste? Se sì, è nel cinema. Vuole venire nel cinema? È nel cinema. Sì. Non mi dire che Potrei può, sbagliarmi può perché essere. Ma, mm, beh, Sole ha capito, no? Aspetta che mi scrive una cosa. La televisione si è accesa da sola nella casa di Sole, causa esoterica. Ma anche fatica anche a dai, spegnerla. ecco. Vabbè, comunque, sicuramente un pezzo insieme queste due persone lo devono fare e questo accendersi è proprio la conferma. Mm? Accendi questo contatto. Messaggio di Sole a se stessa davanti a uno specchio che mi dirai tu, Monica, se è fluido, se è normale, se è quello verticale dei film dove metti la mano è come se entrasse nell'acqua. Sì, Questo, sì, l'ultimo, esatto. sì. Proprio così, ha messo la mano ed è nell'acqua. Sì. L'effetto speciale più semplice del mondo. Questo. Basta girare l'inquadratura di 90 gradi. Cosa si dice allo specchio, alla foto, a se stessa? Eccomi in tutta la mia profondità. Mi vedo con chiarezza, con stupore. Mi piace ogni cosa che vedo. Sento armonia pervadermi. L'amore per se stesso. Sì, vedo proprio che sta sorridendo in una maniera molto tranquilla, molto leggera. Vedo che alle sue spalle c'è l'orto, i capelli iniziano a muoversi, c'è del vento e lei si sta preparando per andare verso la terra. E il futuro progetto? Terra e sole. Abbiamo finito.